Oggi vi parlo di un piccolo trucchetto che mi permette di risparmiare un po' evitando qualche spreco. Quando lavoro con carta e cartoncino, le colle che uso più spesso sono la colla vinilica e aceto-vinilica. Una delle differenze sostanziali tra queste due colle è che l'aceto-vinilica fa presa molto più velocemente della vinilica. Per questo uso la colla vinilica quando posso tenere unite le parti con dei morsetti a molla, con dei pesi o con degli elastici. Poi tolgo tutto solo quando sono certo che la colla ha fatto presa. Mentre se devo tenere in posizione dei pezzi da incollare con le mani, preferisco usare l'aceto vinilica, perché in questo modo non devo aspettare tanto tempo e appena la colla tiene posso lasciare tutto. Non utilizzo mai la colla aceto-vinilica direttamente dalla confezione originale, che sinceramente trovo piuttosto scomoda. Ma ne verso piccole quantità in questi flaconcini che grazie al loro beccuccio sottile mi permettono di essere molto preciso e dosare al meglio le quantità. Però succede che se non uso tutta la colla che è contenuta nel flaconcino, a distanza di tempo comincia a diventare densa, troppo densa per essere utilizzata ancora. Questa che state vedendo è talmente densa che si muove molto lentamente. La velocità di riproduzione è quella reale. Non ho né accelerato né rallentato la clip. La densità è tale che non solo non riesce a passare dal beccuccio, ma è anche impossibile da applicare, perché la colla acetovinilica, quando perde fluidità, tende a diventare gommosa, si stende a fatica e incolla poco o male. La mia esigenza a questo punto era trovare un modo per ridare fluidità alla colla e continuare a usarla senza doverla buttare. Per diluire la colla vinilica, lo sappiamo, basta della banale acqua. Ma cosa serve per diluire la colla aceto-vinilica? Naturalmente ho cercato questa risposta in rete. Nel mio browser ho aperto la pagina di Google, ho inserito queste parole chiavi e ho premuto invio. Nella SERP con i risultati, molti riguardano la colla vinilica e non l'aceto-vinilica, altre invece sono riferimenti commerciali. Ma qui, vedete, Google seleziona una domanda frequente fatta dagli utenti: come diluire colla aceto-vinilica? Proprio quello che cercavo. Clicco sopra ed ecco la risposta. Purtroppo la risposta è per la colla vinilica e non aceto-vinilica, tant'è che suggerisce di usare l'acqua. Lasciate stare l'acqua, non funziona, ho già provato io. In realtà in rete una risposta soddisfacente o chiara non l'ho trovata. Ma ho notato che sulla confezione c'è scritto contiene acetone. E allora ho provato con questo, dell'acetone classico per unghie. Comincio con piccole quantità. Naturalmente più colla c'è e più acetone va messo. Non mi limito ad aspettare lasciando galleggiare l'acetone sulla colla, ma faccio, stendere la colla nel flacone, di modo che l'acetone venga a contatto con una superficie più grande. Agitare non serve a nulla perché la colla è troppo densa, però di tanto in tanto è importante ruotare il flacone per far passare più volte l'acetone ancora liquido sulla colla e favorire l'amalgamento. Trascorso un po' di tempo, quando l'acetone viene completamente assorbito dalla colla e non galleggia più, è il momento di guardare il risultato e valutare il livello di fluidità raggiunto. La differenza prima e dopo direi che è evidente. E possiamo, volendo, fare un confronto anche con la fluidità che ha la colla nel suo contenitore originale, dove la tengo ben conservata. Se la colla è ancora troppo densa, basta aggiungere dell'altro acetone. Se invece è troppo liquida, è possibile tenere aperto il flaconcino per un po', di modo che parte dell'acetone evapori, oppure, soluzione che preferisco, aggiungere a questa altra colla acetovinilica. Vediamo adesso se la colla così diluita è ancora efficace. Faccio una semplice prova con del cartoncino. Incollo un pezzo così, con molta superficie di contatto, e invece uno lungo un bordo sottile. Aspetto un po' e verifico se i pezzi incollati tengono. Il risultato mi pare buono. Come ho detto all'inizio, attualmente io utilizzo questa colla acetovinilica soltanto su carta, cartoncino e cartone, perciò mi fermo qui e non faccio prove su altri materiali, come vetro, legno, ceramica e via dicendo. Bene, ho concluso l'argomento, ci vediamo al prossimo tutorial.